Ciao a tutti! Come abbiamo visto nel video di presentazione, oggi andremo a lavorare insieme questo scaldacollo a piramide. Come vedete è uno scaldacollo 2-2, quindi semplice nella realizzazione, possono farlo anche le principianti. Dobbiamo stare attenti solamente ad alcuni passaggi. Allora, come vedete appunto è una lavorazione 2-2 a coste, quindi alterneremo 2 diritti a 2 rovesci. Per quanto riguarda invece la formazione di questa sorta di piramide, è semplice, nel senso che si partirà dalla punta con 2 diritti e poi mano a mano che si sale si andrà a creare questa sorta di piramidina. Diciamo, questa lavorazione è effettuata alternando dei diritti a dei rovesci, quindi semplice. Si parte dal basso per arrivare alla fine e poi sul dietro si avrà la cucitura. Ve lo dico in anticipo, sicuramente, cioè non sicuramente, si può creare anche in circolare. Io lavoro solo con i ferri dritti e di conseguenza ve lo farò vedere con la cucitura sul dietro. Allora, vi ho fatto uno schema per capire che cosa andremo a fare principalmente e poi partiamo. Allora, si parte praticamente col montare 140 maglie che corrispondono più o meno a 72 centimetri. Poi andremo a lavorare con la punta e quindi di conseguenza lasceremo 2 maglie centrali a diritto attraverso le quali poi andremo nei ferri successivi a scalare. Quindi metteremo un marker che delimiterà queste 2 maglie centrali e poi successivamente nei ferri successivi, come vi dicevo, queste maglie scaleranno 2 a destra e 2 a sinistra, quindi diventeranno 2 rovesci, 2 diritti centrali e 2 rovesci e così via. Lungo questa scalatura dovremo eliminare 19 maglie a destra e 19 maglie a sinistra, mano a mano che si sale. Quindi avremo, tra virgolette, una sorta di inclinazione che sarà di 35 cm a destra e 35 cm a sinistra. Cioè salendo poi mano a mano si arriverà ad un totale di 102 maglie che corrisponderanno esattamente a 44 cm. Arrivati a 102 maglie si inizia il collo 2-2 e si sale e qui dovete decidere voi se salire per ad esempio 10 cm come ho fatto io oppure 12 oppure 20, dipende da voi, perché possiamo utilizzarlo così oppure utilizzarlo girandolo. Questo è a vostro piacere. Detto questo, vi fate ovviamente una sorta di schema e poi ovviamente con il campione andate a vedere se le stesse maglie che ho montato io corrispondono alle maglie che avete montato voi. Vi lascio il disegnino così potete fare uno screenshot o disegnarlo, stamparlo e adesso andiamo a vedere che strumenti ci occorrono per andare a realizzare il progetto. Allora, per questo progetto avremo bisogno di un filato, qualsiasi tipo di filato andrà bene, io ho utilizzato questo in grigio, l'ho realizzato anche in altri colori ed è sempre bello. Poi avremo bisogno di un paio di marcatori, di un ago da lana, di un paio di forbici, di un metro, scusate, di
ferri, nel mio caso numero 4, e poi come sempre il calcolatore di maglie che mi aiuterà per il mio campione. Ehm, allora, questo progetto è pesato 50 grammi, quindi ho utilizzato esattamente una matassina, quindi lo realizzate anche in una sera. Andiamo adesso a vedere esattamente come si procede. Ho montato sul ferro un totale di 140 maglie. Le andremo a dividere in questo modo. Partiamo dal primo ferro, che è come se fosse un ferro zero perché è un ferro preparatorio. Quindi questo ferro non verrà poi replicato successivamente. La prima maglia è la maglia di vivagno, che solo per questa volta verrà lavorata a diritto. Dopodiché proseguiamo con 68 maglie lavorate a rovescio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proseguiamo fino ad arrivare a 68 maglie e ci fermiamo. Lavorati 68 rovesci, vado a posizionare un marcatore e lavoro 2 diritti, 1 e 2. Posiziono un altro marker e termino il ferro con 68 rovesci. Quindi proseguiamo con 68 rovesci fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno la lavoriamo a diritto. Il secondo ferro, che è sempre il ferro 0, quindi questo ferro non andrà poi di nuovo ripetuto, lavoriamo il vivagno in questo modo. Passiamo il ferro di destra, prendiamo la maglia del ferro di sinistra, la portiamo sul ferro di destra come se fosse un rovescio, il filo torna dietro il lavoro. Lavoriamo 68 maglie a diritto, quindi scusate, quindi tutte le maglie a dritto fino ad arrivare praticamente al marcatore. Quindi lavoriamo tutto a diritto fino al marker. Arrivata al marcatore, sposto il marker, lavoro 2 rovesci, 1 e 2. Risposto il marker e lavoro 68 diritti. Quindi tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno la lavoriamo a diritto. Partiamo adesso con il primo ferro vero e proprio, ovvero da adesso in poi inizieremo a lavorare il nostro scaldacollo e andremo a ripetere i ferri da questo ferro, quindi dal primo ferro. Lavoro il vivagno, quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare e il filo va sul dietro del lavoro e lavoro 2 maglie insieme a diritto, quindi vado a fare la prima diminuzione. Lavoro adesso tutte le maglie a diritto quindi tutto il ferro a dritto e affinché la mia piramide dello scaldacollo funzioni, devo lavorare tutte le maglie a dritto
e mi fermo 2 maglie prima del marcatore, quindi il marcatore mi serve per darmi, diciamo, l'idea che mi devo fermare 2 maglie prima. Quindi continuiamo a lavorare tutto a dritto e ci fermiamo 2 maglie prima del marcatore. 2 maglie prima del marcatore vado a lavorare in questo modo. Sposto il marker, quindi metto il marker e lavoro le maglie con 2 rovesci. Questo marker viene eliminato, lavoriamo 2 diritti e questo marker che troviamo lo spostiamo e lavoriamo 2 rovesci, 1 e 2, e ci spostiamo ferro dopo ferro lavorando sempre in questo modo, cioè 2 maglie prima e 2 maglie dopo il marcatore. Quindi in questo caso sposto il marker e continuo a lavorare tutte le maglie a dritto fino ad arrivare alle ultime 3 maglie e vi fermate. Le ultime 3 maglie le lavoriamo in questo modo. Andiamo a fare sempre una diminuzione, quindi queste 2 maglie vengono lavorate insieme a diritto, quindi lavoriamo 2 maglie insieme a dritto e il vivagno viene lavorato a dritto. Secondo ferro, lavoriamo le maglie come si presentano, quindi nei ferri pari non andiamo a diminuire niente. Quindi lavoriamo praticamente il vivagno, quindi passo una maglia, lavoro, scusate, tutte le maglie a rovescio, fino ad arrivare al marcatore. Sposto il marker e lavoro le maglie come si presentano, quindi dove c'è un diritto lavoro un diritto, quindi in questo caso andremo a lavorare 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti, 1 e 2. Sposto il marker e continuo a lavorare le maglie tutte a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno a diritto. Terzo ferro, lavoriamo il vivagno, quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro 2 maglie insieme a rovescio, quindi vado a fare un'altra diminuzione, quindi 2 maglie insieme a rovescio, lavoro tutte le maglie a rovescio fino ad arrivare, come abbiamo detto prima, a 2 maglie precedenti al marcatore. Quindi continuiamo a lavorare tutto a rovescio fino ad arrivare alle ultime 2 maglie prima del marcatore. Le ultime 2 maglie prima del marker ci fermiamo, posizioniamo il marcatore e lavoriamo 2 diritti, sposto il marker che non mi serve più, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci e, come abbiamo detto prima, sposto il marker, lavoro le 2 maglie successive al marcatore, quindi in questo caso 2 diritti, e posiziono il marcatore. Quindi quando abbiamo 2 diritti dobbiamo concludere con altri 2 diritti, quando troviamo 2 rovesci dobbiamo concludere con altri 2 rovesci
e nel mezzo tra i marcatori praticamente andrà a crearsi l'elastico 2-2. Proseguiamo adesso con di nuovo tutte le maglie al rovescio come abbiamo fatto per l'inizio e vi fermate praticamente alle ultime 3 maglie. Le ultime 3 maglie lavoriamo 2 maglie insieme al rovescio e il vivagno sempre a diritto. Quarto e ultimo ferro lo lavoriamo in questo modo. Passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare come se fosse un rovescio. Il filo torna dietro, lavoro tutte le maglie a diritto, quindi tutto a diritto, fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marker, sposto il marker e lavoro le maglie come si presentano, quindi 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci. Sposto il marker e continuo lavorando tutte le maglie a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, non dobbiamo fare altro adesso che ripetere praticamente questi 4 ferri, quindi dal primo al quarto ferro, ricordandoci sempre che ci sono le diminuzioni a destra, a sinistra e di scalare di 2 maglie a destra e 2 maglie a sinistra per quanto riguarda la parte centrale. Proseguiamo appunto ripetendo questi ferri e ci vediamo dopo. Ho proseguito per un'altezza di 16 cm, come avevamo detto nel disegno precedente. Mi ritrovo con sul ferro 102 maglie e adesso possiamo proseguire a lavorare solamente la parte del collo. Quindi come vedete si è andata a formare la nostra piramide al centro e quindi lavoriamo adesso a coste 2-2. Lavoriamo il vivagno, un rovescio e iniziamo a lavorare 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, tolgo il marker che non mi serve più e lavoro 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, alternando fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Proseguiamo sempre con 2 rovesci, tolgo il marker, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, un rovescio e il vivagno. Quindi come vedete siamo partiti con un rovescio e terminiamo con un altro rovescio. Quando andremo poi a cucire avremo ovviamente una sorta di continuità. Proseguiamo adesso, io in questo caso ho messo un marcatore con l'elastico sempre 2-2 fino all'altezza desiderata. Sono arrivata ad un'altezza di 10 centimetri. Se volete lo potete fare anche un po' di più, decidete voi. E adesso vado praticamente a chiudere le maglie. Chiudiamo le maglie come si presentano, quindi diritto, rovescio,
accavallo la prima maglia sopra la seconda e chiudo. Di nuovo, diritto, accavallo e chiudo. Diritto, accavallo e chiudo. Trovo un rovescio, lavoro un rovescio, accavallo e chiudo. Rovescio, accavallo e chiudo. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie, lavoriamo l'ultima maglia a dritto, a cavallo chiudo, tiro. Allora, vediamo di lasciare un bel po' di filo perché ci servirà praticamente poi per andare a cucire. Quindi taglio e chiudo. Questo è il risultato. Andiamo a vedere un po', vi do le indicazioni in centimetri. Allora, vi do qualche indicazione in centimetri. Allora, da qui a qui sono circa 34 centimetri. Da qui alla punta siamo a 26 centimetri. Il collo è di 30 centimetri. Poi dalla punta a qui siamo a 15 centimetri. Adesso non dobbiamo fare altro che andare praticamente a cucire, quindi giriamo il lavoro in questo modo, quindi andremo a cucire in questo senso. Allora, il collo verrà cucito ovviamente così e questi dalla punta qui verrà cucito. Ok? Allora, il collo lo cuciamo sul rovescio del lavoro. Quindi questo è il mio rovescio, per cui io vado a cucire il collo sul rovescio, perché poi una volta che lo giro, praticamente non dovrà vedersi la cucitura. Mentre ovviamente questo lo andremo invece a cucire sul davanti. Io qui ho il marcatore che mi indicava praticamente da quanto dovevo alzare per il collo, so che questo è il mio dritto, quindi giro il lavoro al rovescio e lo posiziono in questo modo. Quindi vado a prendere il lago e andiamo a cucire. Sta facendo le luci. Le luci. Devo capire come cazzo lo devo cucire qui. Allora, per la cucitura andiamo a prendere praticamente ad agganciare il filo con il filo e poi andiamo a lavorare. Aprendo praticamente la maglia, quindi andiamo a prendere questa con questa e continuiamo. Prendiamo questo mi raccomando sul rovescio del lavoro lavoriamo questo.
ok? Quando andiamo a tirare poi vedete che qui si forma lo stesso diritto, quindi questo, questa V e questa V, e continuiamo fino ad arrivare qua giù. Poi invertiamo il filo e andiamo sul davanti del lavoro. Allora, sono arrivata quasi alla fine, quindi dall'altra parte faccio le ultime maglie praticamente. Aggancio questa, aggancio questa, aspettate che, ok, e adesso vado dall'altra parte, quindi sul diritto del lavoro, vedete avevo messo il marker, sul dritto, vedete qui ovviamente risulta la cucitura, ma noi il collo lo gireremo in questo senso, ok? Quindi da questa parte invece andiamo a cucire sul dritto e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per lì, cioè andiamo a lavorare. Allora andiamo a lavorare da questa parte, e da questo prendiamo qui, e qui, e poi tiriamo. Quindi continuiamo in questo modo, quindi andiamo, mi sposto qua e qua, qui e qui, e continuiamo in questo senso fino ad arrivare ovviamente alla punta. Sono arrivata alla fine, ho praticamente terminato, vado come sempre a nascondere i fili, un po' troppo lunghi, li tagliamo. Allora, nascondiamo i fili. Anche in questo senso così. Vado a nascondere anche questo. Se ci sono altri fili li nascondiamo, questo non ci serve più. E questo è lo scaldacollo terminato. Naturalmente
avremo, adesso dovrà prendere un po' la forma, questo filo io lo andrò a eliminare e andiamo a vedere il risultato una volta terminato. E questo è lo scaldacollo una volta terminato. Bene, il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!